Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare di Palazzo Linares? Una storia che arriva direttamente dalla Spagna, legata ad un maestoso e sontuoso palazzo, ricco anche di un grande patrimonio artistico. Le storie sui castelli infestati sono davvero tantissime e anche molto affascinanti, secondo me. Se pensiamo solo alla storia che si portano dietro, quanto potrebbero raccontarci, a quante leggende e misteri potrebbero celarsi tra quelle mura. Se penso a tutto questo potrei viaggiare con la fantasia e non fermarmi più. Ma la storia che sto per raccontarvi oggi mi ha davvero angosciato, perché non immaginereste mai l'oscura e triste leggenda che avvolge uno dei castelli più infestati di Spagna. Questo palazzo all'inizio era la residenza dei Marchesi di Linares, ma dopo essere stato abbandonato per decenni, nel 1992 cattura l'attenzione non solo dei residenti del posto, ma anche dei media locali, perché dopo alcuni lavori di ristrutturazione, nel 1992 alcuni operai iniziano ad avvertire all'interno di quel sontuoso palazzo abbandonato degli inquietanti e strani rumori e ad essere testimoni di oscuri eventi paranormali, dando il via alla leggenda dei fantasmi di Palazzo Linares, che sembra sia infestato non solo dai marchesi, ma anche dall'anima della loro unica figlia, che è stata uccisa per evitare un terribile scandalo proprio invece da chi doveva amarla e proteggerla. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Nel cuore di Madrid, esattamente in Plaza Cibeles, si trova un edificio immenso, costruito tra il 1877 e il 1900, ed era la residenza dei Marchesi di Linares, Joseph Murga e sua moglie Raimunda, ed erano tra le persone più ricche e influenti di tutta la Spagna. Conosciuto come Palazzo Murga, era una delle residenze più sontuose di quell'epoca. Già esternamente si poteva percepirne la ricchezza e anche all'interno non era da meno, perché era stata arredata con degli elementi di pregio che solo i più abbienti potevano permettersi. Pensate che solo la scalinata centrale era tutta in marmo di Carrara. I soffitti mostravano dipinti mitologici che erano stati addirittura decorati in oro. Per i pavimenti si era scelto un tipo di legno esotico molto pregiato. Lampade francesi illuminavano ogni stanza e preziose sete cinesi arredavano quegli spazi immensi. E appese ai muri non potevano certamente mancare opere d'arte di un certo livello dei pittori più famosi esistenti al mondo. Negli anni 30 però questo splendido scrigno d'arte e bellezza fu colpito dalla guerra civile spagnola come molte altre residenze e da lì fu abbandonato per tantissimo tempo, fino a quando nel 1992 decisero di riaprirlo per dedicargli un lungo ed impegnativo restauro, tanto che ancora oggi è sede di mostre, conferenze ed è noto anche come Casa de América. Ma qual è l'oscura leggenda che circola su Palazzo Linares e che ha terrorizzato diverse persone nel corso del tempo? Nel 1884 Joseph Murga e Raimunda si sposarono e si trasferirono nella dimora da 1001 notte che avevano fatto costruire per loro, nota ancora oggi, l'abbiamo detto, come Murga Palace. Ma tutto l'oro e le ricchezze che possedevano non erano riusciti a nascondere l'oscuro segreto che si portavano dietro e che avevano tentato di celare tra quelle mura, una verità che se fosse saltata fuori li avrebbe resi carne da macello. All'apparenza i due giovani sembravano una coppia davvero molto unita. Diciamo che per alcuni rappresentavano addirittura la perfezione, un sontuoso ed elegante palazzo come dimora, due giovani molto innamorati, complici, uniti, una realtà molto lontana dai matrimoni combinati di quell'epoca. Ma non è tutto oro quello che luccica, e in realtà Joseph e Raimunda stavano nascondendo un segreto che li logorava giorno dopo giorno, una verità talmente scomoda
che li stava portando lentamente verso la follia. Ma addentriamoci in questa storia davvero allucinante. Joseph Murga, che proveniva da una famiglia parecchio benestante, un giorno incontrò una ragazza, una bellissima ragazza, Raimunda Osorio, e se ne innamorò perdutamente. Diciamo che fu un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi. Raimunda era la figlia di un produttore di tabacco di Lavapiés. Questa è la versione ufficiale, ma in realtà non si sa chi sia stato il padre biologico di Raimunda, perché si sussurrava che la mamma aveva intrattenuto una relazione amorosa clandestina con un uomo molto influente di Madrid. Il padre di Joseph invece era Matteo Murga, uno degli uomini d'affari più potenti e ricchi di Spagna, perché la sua famiglia prima di lui aveva acquisito delle ricchezze enormi tra varie attività commerciali con Cuba e anche grazie alle ferrovie, facendo degli investimenti molto proficui in quell'epoca. Possiamo ben immaginare, purtroppo, che quando Joseph raccontò a suo padre di essersi innamorato di una ragazza del posto, una popolana, l'uomo andò su tutte le furie. Ma non solo, si racconta che a quella notizia Matteo reagì in un modo alquanto strano, inorridì e sbiancò in volto quando seppe il nome di quella ragazza. Joseph pensò subito che al padre non andava giù quell'unione solo perché Raimunda era una ragazza di umili origini, ma in realtà dietro doveva esserci ben altro, perché di punto in bianco e senza fornire spiegazioni, Matteo spedì il figlio in Inghilterra per studiare. Questo perché Matteo tentò di allontanare suo figlio da quella donna, sperando che il tempo potesse fargli dimenticare quel suo primo amore che non doveva assolutamente avere un futuro. Ma il cuor non si comanda, questo si sa, e a differenza di quanto poteva credere e sperare suo padre, Joseph e Raimunda non si erano mai dimenticati e quando morì Matteo Murga, Joseph fece subito rientro a Londra e sposò Raimunda e pochissimo tempo dopo misero al mondo la loro prima figlia, Raimundita. Ovviamente non avendo più alcun ostacolo davanti a loro, Joseph e Raimunda potevano vivere il loro amore liberamente, oltretutto avevano questa bambina che adoravano e compiacevano in tutto. Pensate che un giorno Joseph fece costruire all'interno della sua cameretta una casa delle bambole a grandezza naturale. Purtroppo però i due giovani erano ignari che quella felicità tanto agognata aveva le ore contate e che presto si sarebbero scontrati contro una dura e agghiacciante realtà, perché Matteo, prima di morire, aveva scritto una lettera che Joseph trovò tra gli effetti personali del padre. Il contenuto era qualcosa di scioccante che fece rabbrividire Joseph e Raimunda. Matteo rivelava tra quelle poche righe il perché era stato così contrario a quell'unione, non per un fattore meramente economico, ma perché in passato aveva avuto una relazione clandestina con la mamma di Raimunda, una giovane che lavorava nella fabbrica di tabacco del patrigno della ragazza. Sì, patrigno, perché in realtà Raimunda era la figlia di Matteo Murga, nonché sorellastra di Joseph. Quando i due scoprirono quest'orribile verità, pensarono subito alla loro bambina. Rimasero sconvolti dalla realtà, e cioè che la piccola era il frutto di una relazione incestuosa. Possiamo immaginare come sia crollato il mondo addosso a questi due ragazzi. Tutti i loro sogni di un felice futuro insieme sfumarono all'istante, messi di fronte ad una realtà così terribile e raccapricciante. Non poterono far altro che accettare quella disgrazia, ma non pensarono minimamente di separarsi per due motivi. Uno, si amavano perdutamente e due, ormai erano già sposati e, cosa più importante, avevano concepito anche una figlia. Quella storia però non poteva assolutamente essere ignorata e i due giovani, oltretutto, si stavano logorando giorno dopo giorno. La situazione difficile e delicata in cui si trovavano li portò a cercare aiuto nella Chiesa
chiedendo a Pio IX una bolla papale chiamata Casti Conviere, un documento che attestava la legittimità della loro convivenza davanti agli occhi di Dio e alla Chiesa, nonostante quello di cui erano venuti a conoscenza dopo il matrimonio, ma con la clausola di vivere in castità da quel momento in avanti. Non si sa come questa storia ad un certo punto venne fuori e da lì iniziarono a crearsi diverse teorie, tutte su Raimundita. Qualcuno diceva che la bimba era nata deforme e che era morta affetta da diverse patologie causate proprio dall'incesto dei due fratelli. Ma c'è un'altra teoria, davvero terribile e scioccante secondo me, che racconta di come i due giovani, subito dopo essere venuti a conoscenza di quella drammatica storia, decisero di uccidere in assoluto segreto la loro bambina, per evitare sicuramente ulteriori scandali, ma soprattutto perché era considerata da loro come una vera maledizione e quindi una prova del loro incesto. Le versioni su come sia morta questa piccola innocente creatura sono davvero tante. C'è chi dice che sia annegata in una delle lussuose vasche del palazzo, ma c'è chi addirittura sostiene che sia stata murata viva in una delle pareti esterne di quella dimora. La marchesa Raimunda morì di malattia nel 1976 e 5 mesi dopo la seguì il marito. I rapporti ufficiali indicano una grave malattia polmonare di Joseph, ma c'è anche chi sostiene che l'uomo si suicidò sparandosi dopo la morte della moglie e che fu poi seppellito nel parco di Palazzo Murga come aveva lasciato scritto nel suo testamento. Sebbene questo stesso testamento affermava che morirono senza aver avuto figli biologici, i racconti dell'epoca ci dicono ben altro, perché c'è chi ha affermato con assoluta certezza di aver visto una casa delle bambole a grandezza naturale all'interno di Palazzo Murga, appartenuta sicuramente alla loro bambina, che avevano chiamato Raimunda come la mamma. Ma qualcuno dice che questa bambina fu adottata dai marchesi di Linares, che in realtà non potevano avere figli, e questa è un'altra teoria. Quando ci furono i lavori di ristrutturazione nel 1992, le voci da parte di alcuni operai di un'eventuale infestazione paranormale si diffusero rapidamente, attirando l'attenzione non solo di curiosi, ma anche di diversi parapsicologi e ricercatori del paranormale. Furono segnalazioni di passi, porte che si aprivano e che si chiudevano da sole, urla e pianti di bambini in un palazzo assolutamente e totalmente vuoto. La maggior parte di questi eventi si verificava sempre in una stanza in particolare, dove regnava una bellissima casa delle bambole a grandezza naturale. La parapsicologa Carmen Sánchez Castro sosteneva di aver registrato addirittura delle psicofonie a Palazzo Linares. Raccontò di essere entrata in contatto con il fantasma di una donna che nominava sempre la figlia Raimunda. Ma non solo, questo spirito accusava qualcuno di aver commesso un omicidio tra quelle mura. Dopo questa storia, tutti i giornali di Madrid ne riportarono la notizia con titoli all'epoca ci sono fantasmi a Palazzo Linares, chi era Raimunda? I marchesi erano degli assassini. Ovviamente c'è chi smentì tutto dicendo che Joseph e Raimunda erano delle persone buone, caritatevoli e che purtroppo non avevano potuto avere figli, ma che adottarono una bimba a cui diedero tutto il loro amore. Quindi non ci sarebbe la prova di questo rapporto incestuoso. Ma c'è anche chi sostiene qualcosa di diverso, e cioè che i due giovani sposi, venuti a conoscenza quasi subito del loro rapporto di parentela, decisero di comune accordo di non avere figli, ma comunque di adottare una bambina. Ma anche questa rimane solo una teoria, perché su questa bambina c'è molto mistero. Quello che è certo è che questa storia cattura ancora oggi l'attenzione di tutta la Spagna
E se vi trovate a Madrid, accertatevi di visitare Palazzo Linares, perché nonostante le visite guidate siano legate principalmente al ricco patrimonio artistico e culturale che racchiude, non mancheranno certamente le storie e le leggende inerenti a tutti gli eventi paranormali che ci sono ancora oggi al suo interno. Sono molte infatti le storie legate all'anima di questa piccola creatura che infesta Palazzo Murga. Molti addirittura hanno testimoniato di vederla camminare tra i lunghi corridoi di quel palazzo mentre canticchia filastrocche o mentre chiama i genitori che l'hanno abbandonata ad un orribile destino. Mamma mia amici, che storia, mi ha lasciato davvero senza parole. Trovo che sia una delle più misteriose raccontate in assoluto. Fatemi sapere se la conoscevate e che cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un'altra incredibile storia. Ciao amici!